Ciao amici, ciao a tutti, benvenuti, io sono Crix e porto contenuti su Warframe, Genshin Impact e The Sims 4. Stasera in particolar modo faremo ovviamente Warframe e andremo a parlare di difesa, quindi una tra le missioni più semplici, tra virgolette, da capire di tutto il gioco sicuramente. Se siete nuovi, ovviamente vedrete che le missioni difesa molto spesso sono fondamentali per il gameplay, sia per ottenere determinate cose, piuttosto che anche in alcuni casi per livellare, ma andremo a vederlo. Poi vi ricordo che abbiamo un canale Discord dove stiamo creando una piccola community, quindi se volete iscrivervi volete entrarci, trovate tutti i link del caso, così come anche un clan italiano, quindi se volete farne parte scrivetemi, non c'è nessun problema, o direttamente sui social che trovate ovunque o altrimenti anche su Discord direttamente. Vediamo le missioni difesa, le troviamo anche nel codex, eccole qua, sono le difese. La difesa è una missione molto semplice, il vostro compito è quello di proteggere un bersaglio in diverse ondate di nemici. I nemici, come sempre, possono essere Grineer, Corpus, gli Infested, ma anche ovviamente tutti gli altri, quindi qualsiasi tipo di nemico esiste una difesa. Ci sono principalmente tre tipi di difese. Quelle dove dovete proteggere un cryopod, che nient'altro è che una specie di bara, ma non è una bara, comunque dove sta dormendo, dove c'è un tenno dormiente, quindi dovete proteggere uno dei vostri alleati. Altrimenti ci sono le missioni di difesa che sono un po' più mobili, dove dovete proteggere proprio un essere umano, comunque una forma vivente, e questi hanno di solito comunque sempre sono contrassegnati da un target giallo. Dovete proteggerlo il più possibile e non fargli prendere danni, altrimenti possono capitare anche possono capitare anche delle difese particolari dove dovete proteggere direttamente o una reliquia o un oggetto o queste cose qua. Quindi questi sono i tre tipi di difese. Di solito quando dovete proteggere il tenno dormiente è fissa, quindi voi state lì e proteggete. Dove dovete proteggere il tizio che si muove appunto, quindi dovete fare attenzione, di solito sta più o meno dove siete voi, non si allontana troppo, però fate attenzione. Altrimenti ci sono anche quelle difese un po' leggermente speculari, dove può essere che l'obiettivo cambi a ogni tot ondate. Quindi questo è quello che noi dobbiamo fare nella missione difesa, il nostro obiettivo. Come funzionano di solito queste difese? Una volta erano a ondate di 5, adesso per fortuna sono scesi a 3. E quindi cosa vuol dire? Che ogni 3 rotazioni avete la possibilità di estrarvi. Ogni 3 rotazioni cosa vuol dire? Che voi dovete proteggere l'obiettivo, il gioco spawna dei nemici, dovete uccidere tutti quei nemici che a seconda di quanti giocatori ci sono, non sono come le sopravvivenze che più uccidete e più ne spawnano, no, c'è un numero definito di nemici a seconda della difesa e a seconda di quanti siete nel team. Spawnano i nemici, voi li uccidete, quindi prima li uccidete, prima finite la rotazione. Quindi non dovete solo proteggere, non è a tempo, ma dovete proteggere e uccidere, altrimenti se proteggete ma non uccidete nessuno, la missione non viene completata. Una volta che ne completate 3, avete la possibilità di ottenere il vostro bottino ed estrarvi, ma ovviamente non è così semplice, nel senso che ci sono le prime 3 ondate, i bottini, le ricompense in Warframe funzionano così, ci sono 3 tipi di rotazione A, rotazione B e rotazione C. Ogni missione vi dà dei premi a seconda della rotazione, quindi la rotazione A sono i premi più facili da ottenere, la rotazione B quelli un po' più difficili, la rotazione C quelli ancora un po' più difficili. Poi ovviamente ogni rotazione ha più ricompense che voi potete ottenere, però di solito comunque le rotazioni sono queste. Nella difesa funzionano così: A, B, C. Vuol dire che se voi fate 3 round, alla fine del terzo avete i premi a caso, un premio della rotazione A.
Quando finite la sesta invece avete di nuovo un premio dalla rotazione a caso, dalla rotazione A. Quando arrivate a 9 avete un premio dalla rotazione B e quando arrivate a 12 avete un premio dalla rotazione C. Fatti queste 12, voi potete estrarvi o altrimenti le rotazioni ripartono. Quindi alla 15ª ci sarà di nuovo rotazione A, alla 18ª rotazione A, alla 21ª rotazione B e alla 24ª rotazione C. Spero di averlo detto giusto, ma dovrei conoscere la tabellina del 3. Quindi questo è un po' come funziona. Quindi ogni 3 voi potete estrarvi. Se vi estraete non nel momento in cui ve lo chiede il gioco, ma a caso, per esempio alla rotazione 5, andate a perdere tutte le ricompense, anche quelle già ottenute. Quindi aspettate sempre che il gioco vi chieda di estrarre o di rimanere. Pensiamo un attimo alle ricompense. Le ricompense ovviamente dipende tantissimo dalle difese. Ma che cosa fanno le difese come ricompense? Di solito vi danno o reliquie. In alcune difese potreste trovare delle parti di Warframe, altrimenti potete trovare delle risorse, dei crediti, alcune vi danno addirittura gli endo, quindi dipende un po' dalla difesa che andate a fare. Oltre che queste ricompense, quindi tramite rotazione, ci sono anche le ricompense dalla morte dei nemici, esattamente come le sopravvivenze. Quindi se per caso voi vi serve una reliquia che droppa una certa difesa, tipo Sinai, vi serve una reliquia che viene droppata da Sinai. Dovete farvi qualche rotazione qua per ottenerne 4-5. Potete andare qua perché nel frattempo così, se vi servono anche, siamo su Giove quindi ci sono i sensori neurali, se vi servono anche i sensori neurali, a maggior ragione mentre farmate la reliquia farmate anche sensori neurali. Quindi guardate sempre se vi serve qualcosa in quella difesa, se c'è il bonus del 20% della probabilità di rilascio. Poi ovviamente oltre a queste ricompense, quindi quelle delle rotazioni e quelle che droppano i nemici, abbiamo anche l'affinità con... Allora, di norma abbiamo sempre l'affinità ovviamente giocando, ma ci sono queste particolari dove possiamo ottenere anche un bonus di affinità, che è ancora meglio, perché se voi dovete per esempio livellare una secondaria o avete un Warframe particolarmente forte che vi uccide i nemici solo con l'abilità, potete portarvi delle armi e livellarle lì, così prendete 2 piccioni con una fava, specialmente se state formando, che non dovete andare a fare apposta il santuario ma potete anche livellare in questo modo, quindi può essere molto utile. Come Warframe, perché giustamente anche qua abbiamo dei Warframe che sono più indicati rispetto ad altri, vediamo subito quelli che vi consiglio io. Poi ovviamente Warframe personalizzabile, scegliete chi più vi diverte, ma di solito questi funzionano meglio. Il primo, che so che per la community così e hanno ragione, è Frost. Eccolo qua, perché Frost ha un'abilità, questa qua, che può mettere questa specie di palla congelata che blocca praticamente tutti i proiettili che arrivano dai nemici dall'esterno. Quindi tutti i nemici che cercano di bersagliare la difesa che voi dovete proteggere, i proiettili non fanno niente, cioè per fare qualcosa dovrebbero entrare direttamente dentro la sfera, quindi da fuori così riuscite a proteggere un po' di danni. Un'altra che ha una cosa molto simile è la nostra Gara, un frame tra l'altro secondo me bellissimo, che devo anche formare perché non l'ho mai formata, non bene perlomeno, che è la quarta abilità, crea un anello di vetro che ovviamente si espande, e a differenza di Frost che potete aumentarlo grazie alla portata abilità, quello di Gara anche, però potete scegliere voi la grandezza, perché quando premete l'abilità inizia ad espandersi, quando la ripremete si stoppa, quindi non fatelo troppo grosso, perché se lo fate troppo grosso i nemici entrano e poi beccano il bersaglio. Però anche questa abilità blocca i proiettili, quindi è super indicata. Altrimenti abbiamo anche, volendo ma è molto meno consigliata, Cora. Perché? Perché la rete di Cora, come abbiamo già visto in altri video, cioè Cora praticamente è the best of Warframe sicuramente, ma perché potenziamento quando ha abilità? Abbiamo ovviamente la quarta abilità di Cora che mette una rete, ma a differenza di Frost e Gara che voi continuate ad avere davanti i vostri amici, Cora o anche Vauban, perché anche Vauban ha un'abilità simile, mettono delle reti, chiamiamole così, che sospendono i nemici.
quindi è vero che loro non possono più attaccare, però quelli più lontani possono comunque sparare volendo. Il problema di queste reti è che tirano su i nemici, quindi voi dovete poi cercarli attaccati alle reti. Funzionano uguali, specie Cora va benissimo se volete anche farmare mentre fate difese. In realtà i nemici muoiono attaccati alla rete, quindi riuscite anche a farmare di più. Tanto male non è, però sicuramente più indicati sono Frost e Gara. Poi abbiamo quei Warframe che shottano pure, no, era un po' blasfemo quello che stavo per dire, che shottano pure chiunque. Per esempio la quarta abilità di Mesa inizia a sparare come una pazza e se l'avete buildata bene shotta appunto tutti, specie ai livelli bassi, senza problemi, e lo fa in cerchio, potete girarvi e leggermente anche muovervi, più lentamente però comunque potete muovervi, quindi questo vi aiuta a uccidere i nemici molto più velocemente. Questo non protegge il bersaglio ma uccide come uno speed, o lei o altrimenti Protea, che con la seconda abilità, le torrette, anche quelle non scherzano, però Protea e Mesa sono più secondo me per uccidere, invece gli altri sono di protezione, quindi se li fate da soli prendetevi Frost o Gara, proteggete il bersaglio e con delle armi primarie o corpo a corpo uccidete. Con le corpo a corpo ci vorrà un po' di più, quindi non ve lo suggerisco, però può anche andare bene. Questi sono i Warframe di base che vi aiutano a proteggere meglio il bersaglio o a uccidere il prima possibile i nemici per poter effettuare il prima possibile la difesa. Ma se voi giocate in team, che avete un gruppo di amici o semplicemente vi ritrovate in una difesa e volete dare utilità al vostro team, quindi normalmente qual è un team perfetto per una difesa? Uno dei 4 deve avere quindi o Frost o Gara, perché loro mettono appunto una protezione al vostro bersaglio e di conseguenza il bersaglio è protetto, quindi uno di protezione. Il secondo dovrebbe avere un Warframe come Mesa o Protea che uccide grandi aree molto velocemente, in modo che uno protegge il bersaglio e l'altro uccide i nemici. Il terzo dovrebbe avere sempre, e dico sempre per fare le difese super velocemente, Nova Speed Build. Eccola qua, abilità, ha la sua quarta abilità che praticamente rallenta, oppure se tenete premuto li velocizza. Voi dovete velocizzarli perché tanto comunque c'è o Gara o Frost che protegge il bersaglio, Mesa o Protea che uccidono chiunque si avvicina più di tot, Nova va a velocizzarli tutti in modo che arrivino tutti vicini verso il bersaglio il prima possibile e la difesa è completata. Come quarto Warframe quindi potete prendere sempre un altro che uccide, quindi un altro che uccide velocemente grandi aree, altrimenti potete andare con o secondo me Wisp che potenzia praticamente tutto il team, o anche se proprio volete, se la missione è già ad alto livello un po' più ok, potete prendere anche una Trinity e andare a supportare il vostro team. Quindi il quarto ruolo è un po' da jolly, dipende se vuole fare più supporto o se vuole fare danno. Diciamo che il team perfetto per fare una difesa efficiente e veloce a parere mio è questa. Ricordatevi che le live sono il lunedì alle ore 21 e invece i video escono il venerdì alle ore 12 su YouTube. Ma l'ultima non pubblico e non faccio live normalmente l'ultima settimana di ogni mese, quindi la prima, la seconda, la terza escono video e faccio live normalmente secondo questo calendario, l'ultima settimana del mese invece no. Poi magari riesco lo stesso a collegarmi a streamare qualcosina, però è fuori programma, non lo programmo prima per non rischiare di dirvi che ci sono che poi non mi collego, quindi gli orari di solito saranno sempre questi. Grazie di avermi seguito come sempre, ovviamente trovate quindi tutti i link utili, Discord se volete unirvi sia per il clan che per la community anche senza clan, e tutte le altre cose trovate tutti i link, quindi c'è tutto. Niente ragazzi, quindi noi ci vediamo giovedì sera con Genshin e poi sabato con The Sims, invece su YouTube ci vediamo venerdì, sabato e domenica rispettivamente con questi 3 giochi. Grazie ancora, buona serata, alla prossima, ciao da Crix!